Stiamo partendo, diciamo addio alla piscina che non abbiamo usato perché ieri quando siamo arrivati tirava vento e faceva freddo. Quindi la pieve sotto Balze, questo è l'albergo, ci siamo trovati, sì, alla fine ci siamo trovati bene, dai. E oggi in cammino verso Sant'Agata. Oh, dove stai andando? E sto andando ad iscrivermi al canale. Aiutateci, fatelo anche voi, anche gratuito. Marimba. Ciao. Cammina, va. Il monumento per le sorgenti del Tevere, per qua sul Fumaiolo. No, a Balze di sicuro non fate la fame perché è pieno di ristoranti, pizzerie. Poi c'era anche un beer festival ieri sera, non si siamo neanche accorti. Qui c'è un mini market che adesso è chiuso perché è presto, ma 21 gradi, 7-17, sì, oggi è tardi, però le previsioni danno 27 gradi come temperatura massima oggi e anche temporale nel pomeriggio. Alze, la città del Beer Festival per bambini anche, perché c'è anche il Baby Luppolo, non so cosa sia, e prendiamo via Sant'Alberico in salita, qui le nostre indicazioni, e andiamo alla fonte di Sant'Alberico. Volevo da bere? Acqua però, non luppolo. No, va bene anche l'acqua. Guarda, sembra proprio un lupo o un cinghiale con le zampe divaricate. E guardate quell'albero lì dove è cresciuto ed è ancora vivo, abbarbicato alle rocce. Comunque siamo su una Via Crucis, che deve essere una delle tante Via Crucis sponsorizzate dall'Inps per ridurre drasticamente la popolazione dei pensionati, perché io ho vecchine che si fanno sta Via Crucis qui in salita e poi riescono ad andare a ritirare la pensione il mese dopo, non so quante ce ne siano. Murattiere Granducari del Monte Fumaiolo. Ti piace questa tappa? Oh, è stupenda. Questo pezzettino qui è il pezzo più bello, diciamo da Balze a salire e poi a scendere qui, è il pezzo più bello che abbiamo camminato fino ad adesso, e comprendo la via degli, no, tutti i cammini no, comprendo la via degli Dei e la via Ghibellina. L'eremo di Sant'Alberico. Non so se si può entrare, sembra chiuso. Salire all'eremo di Sant'Alberico da questa parte deve essere veramente molto ma molto motivato, perché noi l'abbiamo fatto in discesa, è una discesa ripidissima, in salita deve essere una cosa micidiale. E comunque vedete, cammino di San Francesco da Rimini alla Verna direzione Rimini, e sopra il cammino di San Vicinio, che è da ieri che abbiamo visto questo simbolo comparire sul sentiero. Quest'anno abbiamo fatto sulla Ghibellina, abbiamo fatto praticamente 3 tappe del cammino di Dante,
E adesso faremo anche 2 tappe del cammino di San Vicinio, perché va a Sant'Agata Feltria, dove stiamo andando anche noi. Vi dicono che sia molto bello. Okay. Qui abbiamo trovato un'area picnic con tanti 2 barbecue in muratura enormi. Ho conciato. Solo che non ci sarà nulla da abbracciare, per cui... Dovrebbero essere... non so se è la vacca rossa dell'Appennino questa. È molto timida però, eh. Tiravento, perché ci stiamo avvicinando al monte Fagiola Vecchia, quello lì davanti a noi. E come tutti ben sapete, la Fagiola Vecchia fa questo effetto, no? Buongiorno, dai! Le due in cammino. Oggi seconda tappa del cammino di Francesco da Rimini a Laverna, solo che noi lo facciamo da Laverna a Rimini, Ok. per raccordarlo meglio ai 2 cammini che abbiamo fatto in precedenza, Via dei Dei e Via Ghibellina, che trovate già sul canale nel formato dei microvlog. E dove si va oggi? Oggi arriviamo a Sant'Agata Feltria. Sant'Agata Feltria, siamo partiti da Balze di Verghereto, è carino, arrivo a Balze, ma la partenza, quando lasciate Balze, cominciate a salire nel bosco, Mamma mia, bellissimo. spettacolare, forse il punto più carino in cui abbiamo camminato finora quest'estate. E niente, sono 22 km circa oggi, 550 metri di salita, di cui già quasi 200 fatti, Wow. e c'è tanta discesa. Il centro abitato lì sotto sulla rupe deve essere Fragheto, però noi ci passeremo sopra, deve essere una direzione di 500 metri in discesa e poi 500 metri in salita per visitarlo, francamente anche no. Il paesaggio è a tratti lunare, con queste rocce, strati erosi e messi allo scoperto, sabbia, ciottoli, roccia, quindi si vede proprio tutta la stratificazione, e in cima penso sia Renaria, un'area di sosta neolitica, non lo so, tutta fatta con le rocce. Il folletto del Palalzaccio, questa storia non è vera, se non ci credi non è vera, ma è vero anche che non è una storia, come al solito può essere raccontata. Diciamo che il tratto iniziale è in quella splendida foresta che avete già visto, poi il tratto centrale della tappa è tutto su questo crinale, con sale e scendi, a tratti ombreggiato, a tratti no, per cui oggi non è una giornata caldissima, è sui 28 gradi. Se doveste camminare luglio-agosto, una giornata più calda, valutate di partire prima dall'albergo da dove avete pernottato, perché adesso sono le 10:30, comincia a fare un po' caldo. C'è una bella retta fresca, perché comunque siamo a 950 metri d'altezza. Vedo case e sento gente, questi pellegrini selvatici che scendono dall'Appennino in cerca di prede, no, in cerca di fontanelle, Anche, soprattutto. di bar, Quasi quasi. di salumifici. No. Va bene, E li passo. vediamo la fontanella se c'è. Va bene, è arrivata la nuvola per farci ombra, ma secondo voi ce la faremo a fare 5 km fino a Sant'Agata senza beccarci l'acqua?
c'è una vista privilegiata su Sant'Agata, guardate che bello, e ora si scende su Foglie, Fradice, Marce, in forte discesa. Mando avanti prima lei, va? E stiamo scendendo giù a Sant'Agata per visitare la pregevole cittadina, la Rocca Fregoso, la chiesa, la cappella che è stata edificata nel luogo in cui si è fermato San Francesco. No, in realtà stiamo andando alla Conad. Queste cose poi le vedremo, ma fondamentalmente stiamo andando alla Conad. Ho fame. Ci sa fame qui. Rocca Fregoso, e questa è la cappella edificata dove si dice sia passato San Francesco e che è unita da un passaggio privato alla rocca, perché qui la presenza francescana è sempre stata forte. C'era un convento a Cella e quando il convento fu danneggiato, non so per quale motivo, la comunità assegnò ai frati la rocca, per cui sta sediano alla rocca nel 1820. Poi penso che abbiano dovuto lasciarla